Sono tra i principali incubi dei genitori. Sono piccoli, fastidiosi e non così semplici da eliminare. E spesso è pure difficile capire da dove arrivino, tanto che si sente anche dire sarà stato il cane a passarmeli. O il gatto. Temo di aver sbagliato. Il gatto che dorme. Ciccione. Sì, avete capito bene. Parliamo di ossuri, i vermi dei bambini. Dunque, gli ossuri, Enterobius vermicularis, ci sono un po' di cose da dire su di loro. Innanzitutto vediamo di conoscere un attimo chi abbiamo di fronte, in modo tale che poi riusciremo a capire meglio le azioni che metteremo in pratica per la parte di cura e prevenzione. Si tratta di vermetti davvero piccolini. Le femmine, che sono più grosse dei maschi, arrivano su per giù al centimetro come lunghezza massima e hanno la coda a punta. Hanno inoltre delle inconfondibili ali cefaliche, ma che sono visibili solo al microscopio e che non sono da confondersi con quelle di Toxocara, un nematode ben più grande e tipico di cani e gatti e che magari vedremo in un futuro video. Ho troppi video da fare. Molto riconoscibili sempre al microscopio sono le uova, che a me hanno sempre ricordato un chicco di riso. Un chicco di riso appiccicoso e ripieno di sorprese. E queste uova non vengono deposte nell'intestino dove l'adulto risiede, ma sul bordo dell'ano. Diciamo che il termine tecnico sarebbe pliche perianali, ma noi diciamo barbaramente bordo dell'ano. E anche oggi ho fatto morire dei medici. Ciao medici all'ascolto. Comunque sì, avete capito bene. La femmina gravida, che può essere portatrice di una discreta quantità di uova, fino addirittura a 12.000, migra verso l'ano per deporre il suo prezioso carico. E quando lo fa? Di notte. E una volta fatto il lavoraccio muore. Si disidrata all'aria. Le uova maturano molto rapidamente e in 6 ore sono belle pronte per infettare il prossimo ospite, che può essere lo stesso da cui provengono. Infatti con gli ossiuri sono molto comuni le reinfezioni. In che modo? Beh, il sintomo più comune e noto per quanto riguarda gli ossuri è il prurito anale. E che cosa succede quando a uno prude qualcosa? Ecco, ora immaginatevi di non lavarvi immediatamente le mani, bene tra l'altro, subito dopo la grattata, e avrete delle meravigliose uova collose attaccate alle unghie o alle dita. Se poi come me avete pure il vizio di mangiarvi le unghie, camba a cavallo, ecco che ci siamo reinfestati. E il bello è che abbiamo fatto tutto da soli. E come amo sempre dire, avete fatto tutto voi. Tra l'altro, piccola curiosità, sapete da dove deriva quella sensazione di prurito? Cioè, perché proviamo prurito quando ci sono gli ossiuri in giro? Uno potrebbe pensare che sia colpa delle uova, che venendo posizionate in una zona particolarmente sensibile diano una sensazione di prurito per un qualche sfregamento di qualche tipo. E invece no. Il fastidio è dato dalla femmina che si sposta tra le pliche anali, attaccandosi con la bocca. Sì, si sposta mordendovi la pelle attorno all'ano. Che dolce. Non ve lo aspettavate, vero? Inoltre le uova non rimangono collose per sempre, ma man mano che passano le ore diventano sempre meno appiccicose e quindi si disperdono nell'ambiente e possono arrivare a contaminare qualsiasi cosa. Cibo, superfici, vestiti, lenzuola, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. E possono rimanere infettanti fino a 2 settimane in ambienti umidi e con temperature non elevate, mentre muoiono in un paio di giorni in acque sporche e durano molto poco in ambienti secchi o esposti al sole. Sono un bel grattacapo. Ah, piccola postilla, ma in realtà nemmeno troppo poco. Gli animali domestici non possono trasmettere gli ossiuri. Si tratta di una leggenda metropolitana. Questi vermetti sono parassiti esclusivamente umani. E sono con noi da un sacco di tempo. Pensate che sono stati trovati dei coproliti umani, cioè delle cacche fossili di 10.000 anni fa, in cui erano presenti degli ossiuri. Sì, ma se non è il cane o il gatto a portarmela a casa, allora da dove vengono? Beh, se è un bambino e questo va all'asilo, probabilmente da lì. In Europa si stima infatti che circa il 20% dei bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni ne sia affetto. Di contro, in adulti, ragazzi e bimbi piccoli le infezioni sono rare. Se invece non sono presenti bambini, allora la causa è da ricercare in uno degli ambienti in cui ti sei trovato o una persona con cui hai interagito. Così, giusto per fartelo sapere, si stima che al mondo siano infette dagli ossiuri circa 1 miliardo di persone, mica bruscolini. Bene, tutto sto preambolo è per arrivare a questo momento, quando inizieremo a parlare del lato medico e adesso che sappiamo la loro biologia, potremo iniziare a capire e a comprendere il perché di certe azioni. Numero 1. Quali sintomi causano gli ossiuri? L'infezione può essere asintomatica, ma sicuramente il re di tutti i sintomi, come abbiamo già visto, è il prurito perianale, soprattutto nelle prime ore della notte. In bambine, ragazze e donne possono dare problemi anche a livello extraintestinale, provocando vulviti e prurito vulvare con produzione di esudati, oltre a varie infezioni del tratto genitale e urinario. Il tutto è causato da una migrazione del parassita a livello vaginale. Esistono inoltre altri rari casi in cui questi parassiti possono arrivare in zone poco canoniche, diciamo, come prostata, polmoni e fegato. Inoltre potrebbero avere anche un ruolo in alcuni casi di appendicite, ma oltre all'ovvia noia di avere dei vermetti al proprio interno, e che sono anche abbastanza difficili da eliminare, normalmente questi parassiti
parassiti non sono esageratamente patogenici. Tuttavia non è da sottovalutare anche l'atto psicologico dell'infezione, che può portare a stati d'ansia, insonnia, irritabilità, irrequietezza e instabilità emotiva. Insomma, non sono di quei parassiti che ci danno dentro pesantemente, ma possono comunque dare dei discreti problemi. Numero 2. Come si fa la diagnosi degli ossuri? Cercando le uova. E pensate cosa abbiamo detto in precedenza. Le femmine escono la notte sul bordo dell'ano per deporle. Perciò come si potrebbe fare? Si dovrebbero prelevare la mattina presto, prima di lavarsi o defecare. Entrambe le cose infatti potrebbero portarle via e quindi dare dei falsi negativi. E questo è esattamente quello che viene fatto. Si chiama Scotch Test ed è proprio quello che sembra. Del nastro adesivo di cellulosa viene applicato all'area anale e sarà poi piazzato su un vetrino. Si andrà quindi a caccia di uova e alle volte anche delle femmine piene di uova. Questo test poi va ripetuto per 3 giorni di fila per aumentarne la sensibilità. L'esame delle feci con gli ossuri è poco indicativo di solito, almeno che non si abbia in corso un'infezione piuttosto pesante. In quel caso sono addirittura visibili degli adulti vivi e vegeti che si muovono nelle feci. Qualche volta può capitare anche questo. Numero 3. Come si curano? Le molecole di elezione sono albendazolo, mebendazolo, pirantelpamoato e piperazina. Come al solito però, se avete il dubbio di avere degli ossuri o che li abbia vostro figlio, non cercate guru su internet, bensì andate dal vostro medico, che sicuramente si sarà già trovato nella situazione di averci a che fare e perciò saprà indicarvi la posologia migliore per il vostro caso. Fate i bravi, mi raccomando. Anche perché sono più che convinto che qualcuno di voi salterà fuori dicendo che il suo amico è riuscito a eliminarli in modo del tutto autonomo e che magari ha curato gli ossuri con un grande classico, l'aglio. Beh, non funziona. L'aglio fa tante belle cose, ma evitiamo di usarlo sui parassiti, ok? Vi lascio comunque nelle schede finali di questo video il video dedicato interamente a parassiti vs aglio, quindi un video dedicato apposta. E che tra le altre cose ha anche una bella discreta lista di fonti, quelle che di solito il vostro amico non porta mai. Chissà perché. Vi ricordo inoltre che in caso qualcuno in casa contrae gli ossuri, il trattamento farmacologico viene esteso a tutta la famiglia per la facilità con cui si viene contagiati, anche in assenza di sintomi. Inoltre sarà importante aggiungere anche delle azioni ben specifiche per sbarazzarsi delle uova. L'ideale sarebbe fare una doccia al mattino, proprio appena svegli, per eliminare il carico notturno di uova, ma anche cambiare la biancheria intima e le lenzuola giornalmente per 2 settimane di fila e lavare tutto, anche gli altri indumenti, a 60 gradi centigradi per poi stendere tutto alla luce diretta del sole. Ovviamente anche pulire bene e arieggiare casa danno una grossa mano sulle reinfezioni, anche perché le uova tendono a mischiarsi abbastanza con la polvere dopo che perdono la loro collosità. Ribadisco, quando questi arrivano in casa è una gran rottura di Infine, numero 4. Come prevenire? Le principali azioni si basano sull'igiene personale, e quindi cose come lavaggio mani e cura delle unghie. Non mangiarsele magari. E questo lo dico direttamente a me. Inoltre sarebbe bene dire ai bambini di non succhiarsi le dita. E inoltre tutta la parte di prima di lavaggio cose e casa per evitare reinfezioni. Insomma, grazie ai farmaci e a qualche accortezza si possono riuscire ad eliminare. Bene ragazzi, il video finisce qui, breve ma intenso. Fatemi sapere se questo genere di format così stringato sia di vostro gradimento con un commento e con un like, e magari iscrivendovi pure al canale. Detto questo, qui da qualche parte sarà uscita la scheda del video dei parassiti e aglio, dateci un'occhiata. Io intanto vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!